Il castello della Badia, con le sue torri e il suo caratteristico ponte, sembra fare la guardia al territorio di Vulci, potente città della Dodecapoli etrusca. Le tracce dell'Etrusca a Belc, per secoli caduta nell'oblio, sono disseminate lungo un ampio percorso tra itinerari naturalistici e vedute suggestive lungo le rive del fiore. L'insediamento, già dell'età del bronzo, aveva un'estensione di circa 125 ettari e raggiunse il suo massimo splendore tra il VII e il V secolo a.C. Dopo la conquista ad opera del console Tiberio Coruncanio nel 280 a.C., la città entrò a far parte dello Stato romano e godette di una persistente vitalità fino all'età alto medievale, quando in breve tempo scomparve e se ne persero le tracce. Gli scavi cominciati nel corso dell'Ottocento ad opera di archeologi di spicco nel panorama italiano, quali Luciano Bonaparte, Vincenzo Campanari e Alessandro François, hanno disseppellito parte di questo mondo che si riteneva perduto. Il parco ambientale e archeologico, istituito nei primi anni 90 del Novecento, si inserisce in un contesto naturalistico rimasto pressoché immutato da secoli, al centro di una vasta pianura profondamente incisa dal turbolento corso del Fiora. Gli scorci che si aprono nel percorso del laghetto del Pelicone sono di una notevole suggestione in ogni periodo dell'anno. Di fronte al crescente espansionismo romano, la città venne dotata di una grandiosa cinta di mura. La porta ovest, aperta al centro di una muraglia in opera quadrata di tufo, divenne un punto strategico per la protezione della città. Fu elevato un poderoso bastione a pianta triangolare, destinato a impedire un attacco frontale. Furono sforzi vani. Agli inizi del III secolo a.C. Vulci crollò di fronte alla potenza romana. Vulci ci restituisce l'immagine di un tessuto urbano solcato da numerosi assi stradali, come il Decumano, che taglia l'abitato da ovest a est, sul quale si affacciano alcuni dei più importanti monumenti della città. Scoperto nel 1959, il Tempio Grande sorge nel settore centrale del pianoro urbano, di fronte all'area nella quale viene localizzato il foro della città romana. Dell'edificio, accessibile mediante una gradinata centrale, si conserva l'imponente basamento. Raro esempio di architettura misto greca-etrusca, il tempio, fondato intorno al 500 a.C., era forse dedicato a Minerva. La stessa Minerva, legata ai rituali di passaggio di età dei giovani, o un'altra divinità femminile come l'Etrusca Uni, legata alle nascite, presiedeva il culto localizzato presso la porta nord, che ha restituito ex voto in terracotta raffiguranti bambini e neonati in fasce, chiaro indizio di una forma di devozione connessa alle richieste di fertilità e crescita della prole. Il volto bifronte di Giano, che era posto a sorvegliare l'ingresso e l'uscita dalla porta, sottolinea ulteriormente il carattere di questo luogo di culto. Quando l'ultimo colpo di piccone atterrò la pietra che chiudeva l'entrata della cripta, la luce delle torce rischiarò le volte di una funebre dimora, il cui silenzio da più di 20 secoli nessuno aveva turbato. Ogni cosa laggiù si trovava nello stesso stato in cui era stata disposta il giorno nel quale era stata chiusa l'entrata. L'antica Etruria vi si rivelava in tutto il suo splendore. Un'intera civiltà sorgeva, quasi fantastica visione, da un sepolcreto. C'era da restare abbagliati. La stessa Pompei non aveva offerto uno spettacolo così imponente. Forme, vestiti, stoffe, colori furono per alcuni minuti visibili.
poscia a misura che l'aria della campagna penetrava nella cripta. Tutto sparve. Così annota Alessandro François nel 1857, al momento della scoperta della tomba che porta il suo nome. Oggi nella tomba non rimangono che alcuni resti delle pitture del soffitto e delle pareti. La tomba, datata nella seconda metà del IV secolo a.C., sembra voler celebrare con i suoi affreschi Bel-Saties, il fondatore del monumento. Egli ha voluto ricordare una sua impresa ritenuta di grande importanza nel corso della feroce guerra che pose a confronto Tarquinia e altre città etrusche, tra cui Vulci, alla stessa Roma. Un tempo sormontato da due gigantesche torri, il tumulo della Cucumella si staglia nitido nello skyline della necropoli, opera di un Caviena, architetto etrusco, che qui lasciò la firma. Dei viaggiatori ottocenteschi, la prima che approda a Vulci, al ponte e al castello della Badia, oggi sede del museo, è Lady Hamilton Gray, che ne rimase estasiata. Poco più tardi, George Dennis, colpito anche dall'arditezza della costruzione, lascia questa mirabile descrizione del ponte. È davvero una costruzione meravigliosa, posto a cavallo del roccioso abisso come un colosso, con il fiora che erode e schiuma sotto, a grande profondità. Ma che è mai questa straordinaria cortina di stalattiti che sporge di sopra il ponte su questo lato, pendendo dal parapetto in enormi masse frastagliate, perché sembra che una grande cataratta, rotolando sulla sommità del ponte, sia rimasta pietrificata nella sua ricaduta prima di raggiungere il fondo? Si può quasi immaginare che il ponte sia stato sbozzato dalla salda roccia e che il suo artefice l'abbia abbandonato senza completarlo, come le statue non finite di Michelangelo.